Ho 42 anni e possiedo un'azienda di software di successo a Colorado Springs. Mia moglie ha 39 anni e ci siamo conosciuti durante un'escursione con un gruppo Meetup nel 2007. Lavorava come fisioterapista in un centro di riabilitazione locale quando ci siamo incontrati per la prima volta. Ci siamo sposati nel 2008 e la nostra vita insieme era tutto ciò che avevo sempre sperato in un matrimonio. Amavamo entrambi la vita all'aria aperta e trascorrevamo la maggior parte dei fine settimana facendo escursioni, campeggio o arrampicata sulle montagne rocciose. Mia moglie è sempre stata quella più avventurosa, spingendoci sempre a provare nuovi sentieri e a esplorare campeggi diversi. La nostra routine era solida. Lavoravamo entrambi durante la settimana e dedicavamo i fine settimana alle attività all'aperto. Non avevamo figli, una decisione che avevamo preso insieme all'inizio del nostro matrimonio per concentrarci sulle nostre carriere e sulla nostra passione per l'avventura. Tutto era perfetto, o almeno così sembrava, fino a quando non ricevetti quella telefonata in un martedì pomeriggio di luglio 2023. Ero in ufficio quando il negozio di noleggio attrezzature da campeggio mi chiamò per parlare di un'attrezzatura in ritardo, noleggiata a nome di mia moglie. Il proprietario del negozio disse che l'attrezzatura era in ritardo di 4 giorni e che ne avevano bisogno per un'altra prenotazione. Trovai strano tutto ciò, perché mia moglie mi aveva detto che quel fine settimana era stata a Denver per aiutare sua sorella a traslocare. Quando menzionai la cosa al proprietario del negozio, lui fece una pausa per un momento e poi mi disse che l'attrezzatura era stata noleggiata il giovedì precedente. Ma il trasloco di sua sorella era avvenuto 2 settimane prima. Cominciai a innervosirmi, ma mantenni la calma e gli dissi che mi sarei informato. Ora, lascia che ti parli di questo trasloco. Me lo ricordavo bene, perché mi ero offerto di aiutare, ma mia moglie insistette che poteva gestirlo da sola. Mi disse che sua sorella aveva bisogno di passare del tempo con lei, perché stava attraversando un brutto divorzio. Rispetto sempre lo spazio di mia moglie quando ne ha bisogno, quindi accettai senza pensarci troppo. Ma ora, seduto nel mio ufficio con queste nuove informazioni sul noleggio dell'attrezzatura, tutto iniziò a prendere un senso. Cominciai a notare altri dettagli che non tornavano negli ultimi mesi. Mia moglie ultimamente faceva più escursioni da sola, dicendo che aveva bisogno di liberare la mente dallo stress del lavoro. Tornava da queste escursioni con un aspetto troppo fresco per qualcuno che aveva appena passato ore su un sentiero di montagna. I suoi capelli erano sempre perfettamente in ordine e a volte aveva persino un trucco fresco sul viso. Non sapevo cosa fosse, ma un'intuizione mi spinse a controllare gli estratti conto della nostra carta di credito online, cosa che non facevo da mesi perché non pensavo che una cosa del genere potesse mai accadere. Trovai addebiti in ristoranti di cittadine di montagna nei giorni in cui diceva di essere in escursione da sola. Io sono estremamente scrupoloso riguardo alla sicurezza e non farei mai un'escursione da solo senza essere assolutamente sicuro del sentiero e senza accesso ai servizi di emergenza nelle vicinanze. Scorrendo gli estratti conto degli ultimi 3 mesi, il mio cuore affondò sempre di più a ogni nuova scoperta. Il negozio di noleggio mi richiamò il giorno dopo, dicendo che avrebbero dovuto applicare una penale per il ritardo. Decisi di andare di persona al negozio, che era a soli 20 minuti dal mio ufficio. Il proprietario mi riconobbe perché mia moglie e io avevamo noleggiato attrezzature lì diverse volte. Accese il computer, aprì il contratto di noleggio e girò lo schermo verso di me. C'era la firma di mia moglie e accanto un nome maschile che non conoscevo. Non avevo idea di chi fosse. Il proprietario mi spiegò che richiedevano sempre 2 documenti di identità per i noleggi congiunti. Il mio cuore batteva forte mentre scattavo una foto del contratto con il mio telefono. Pagai la penale e dissi al proprietario che mi sarei assicurato che l'attrezzatura venisse restituita entro la fine della giornata. Tornando in ufficio, chiamai la sorella di mia moglie e le chiesi come fosse andato il trasloco. Dall'altro capo della linea ci fu un momento di confusione. Mi disse che aveva traslocato 2 settimane prima, esattamente come mi aveva detto il proprietario del negozio. Ma mia moglie mi aveva detto di averla aiutata quel fine settimana. Quella sera,
Quando mia moglie rientrò a casa con il cibo da asporto del nostro ristorante thailandese preferito, si bloccò appena mi vide seduto al tavolo della cucina con la foto del contratto aperta sul mio portatile. Lasciò cadere i sacchetti e il cibo si sparse sul pavimento. Iniziò a piangere immediatamente, ma capii subito che non erano lacrime di rimorso. Erano lacrime per essere stata scoperta. Rimasi calmo e le chiesi chi fosse l'uomo. Inizialmente cercò di fare la vaga, chiedendomi di cosa stessi parlando, e iniziò a negare. Girando lo schermo del laptop verso di lei, zoomai sulla firma dell'uomo nel contratto di noleggio. Fu in quel momento che la verità cominciò a venire fuori. Ma prima di ammettere tutto, cercò di darmi la colpa per il fatto che lavoravo troppo. Mi disse che nell'ultimo anno ero diventato distante, focalizzandomi più sulla mia azienda che sul nostro matrimonio. Le ricordai che il successo della mia azienda ci permetteva di avere lo stile di vita che entrambi amavamo. L'uomo era qualcuno che aveva conosciuto in una palestra di arrampicata 6 mesi prima. Era una guida naturalistica che organizzava escursioni e campeggi nella regione. Mi disse che tutto era iniziato come un'amicizia. Si incontravano per un caffè dopo le sessioni di arrampicata. Poi il caffè era diventato un'escursione. Poi le escursioni erano diventate weekend di campeggio. Le chiesi quante volte mi avesse mentito sulle escursioni solitarie o sul trasloco di sua sorella. Non riuscì a darmi un numero, e quello mi disse tutto quello che avevo bisogno di sapere. Mi alzai dal tavolo e andai nel nostro ufficio di casa, dove tenevamo tutti i documenti importanti. 16 anni di matrimonio, e mi ci vollero meno di 16 minuti per trovare un avvocato divorzista online. Quando tornai in cucina, mia moglie era al telefono. Probabilmente stava scrivendo un messaggio a lui. Le dissi che volevo che fosse fuori di casa entro la fine della settimana. Ricominciò a piangere, questa volta dicendo che avrebbe interrotto tutto con lui, che il nostro matrimonio significava tutto per lei. Risi, non perché ci fosse qualcosa di divertente, ma perché quella frase era semplicemente assurda. Se il nostro matrimonio significava così tanto per lei, allora perché aveva passato i fine settimana in campeggio con un altro uomo? Quella notte dormii nella stanza degli ospiti, ascoltando le sue lacrime attraverso il muro. La mattina successiva chiamai il negozio di noleggio e chiesi di controllare le telecamere di sicurezza. Il proprietario mi richiamò entro un'ora, confermando quello che già sapevo. Le immagini delle telecamere mostravano mia moglie e la guida naturalistica arrivare insieme con il suo camion. Ridevano, si tenevano per mano, si comportavano come 2 adolescenti innamorati mentre sceglievano l'attrezzatura da campeggio. Il proprietario mi inviò alcuni screenshot del filmato, un altro pezzo di prova per il mio avvocato. Quando tornai a casa quella sera, mia moglie aveva già messo in scatola diverse delle sue cose. Mi disse che sarebbe andata a stare da sua sorella fino a quando non avrebbe trovato un posto suo. Notai che non portava più la fede nuziale. Quel piccolo dettaglio mi colpì più di tutto il resto. 16 anni di ricordi, tutte le nostre escursioni, i campeggi, le vette di montagna conquistate insieme, tutto sembrava contaminato dal suo tradimento. L'aiutai a caricare le scatole in macchina, non per gentilezza, ma perché volevo che se ne andasse il più in fretta possibile. Mentre stava per partire, cercò di abbracciarmi. Feci un passo indietro e le dissi che da quel momento in poi avrebbe potuto contattarmi solo tramite il mio avvocato. Fu allora che finalmente crollò e mi rivelò tutta la verità. Lei e la guida naturalistica stavano progettando di avviare insieme una società di avventure all'aperto. Avevano già registrato il nome dell'azienda e ottenuto finanziamenti dai genitori di lui. Tutto il tempo in cui diceva di lavorare tardi al centro di riabilitazione, in realtà lo passava a lavorare sul loro business plan. Avevano persino cercato un locale commerciale da affittare per il loro negozio di attrezzature. Il tradimento andava ben oltre l'infedeltà. Stava pianificando un intero futuro con lui. Rimasi in silenzio mentre continuava a parlare, ogni parola scavando un buco sempre più profondo. Quella notte se ne andò e la casa sembrava incredibilmente vuota. Mi sedetti nel mio ufficio di casa guardando le foto della nostra ultima escursione insieme, 6 mesi prima. Ora mi chiedevo se avesse già conosciuto lui a quel tempo.
Se già allora stava pianificando la sua uscita dal nostro matrimonio, le pratiche del divorzio procedettero rapidamente, dato che nessuno di noi due contestò nulla. Dividemmo i beni a metà, vendemmo la casa e spartimmo la nostra attrezzatura da escursione. Un mese dopo, il proprietario del negozio di noleggio mi inviò un'email per dirmi che aveva visto il sito web della nuova azienda di mia moglie. Lì erano lei e la guida naturalistica, sorridenti nelle foto professionali, pubblicizzando avventure guidate nella natura selvaggia. Avevano persino usato alcuni degli stessi sentieri e campeggi che io e mia moglie avevamo scoperto insieme. Decisi di lasciare Colorado Springs. Troppe memorie in ogni angolo di montagna. La mia azienda poteva essere gestita da qualsiasi posto, quindi mi trasferii in Montana. 6 mesi dopo il divorzio, ricevetti un messaggio dalla mia ex moglie. La loro azienda di avventure all'aperto era fallita nel giro di 4 mesi dall'apertura. La guida naturalistica l'aveva lasciata per un'altra donna, lasciandola con debiti aziendali e promesse infrante. Voleva parlare, chiedere scusa, spiegarsi meglio. Non risposi, non c'era più niente da dire. Mi concentrai sul ricostruire la mia vita in Montana. Mi iscrissi a gruppi di escursionisti locali e feci nuove amicizie. Iniziai a passare il tempo con altri appassionati di arrampicata. Mi aiutava a guarire, tenendomi occupato nei fine settimana. Fu durante uno di questi incontri che conobbi qualcuno di nuovo. Ma quella è un'altra storia, per un altro momento. La lezione più grande che ho imparato da tutto questo è stata sul valore della fiducia e del rispetto per se stessi. Guardando indietro, mi rendo conto che la fiducia non è solo credere alle parole di qualcuno. È vedere se le sue azioni corrispondono a quelle parole, e io non l'avevo fatto per mesi. I segnali erano lì, il trucco fresco dopo le escursioni, gli addebiti nei ristoranti, le continue scuse sui weekend con sua sorella. Sceglievo di non vederli perché mi aggrappavo al ricordo di ciò che eravamo stati. Le montagne mi hanno insegnato molte cose nel corso degli anni. Pazienza, perseveranza, rispetto per la potenza della natura. Ora mi stavano insegnando a guarire e a ricominciare. La mia nuova vita in Montana mi portò a una pace inaspettata. Le montagne Bitterroot divennero il mio santuario, abbastanza diverse dal Colorado da non risvegliare vecchi ricordi. Iniziai a scrivere un diario durante le escursioni solitarie. Era qualcosa che non avevo mai fatto prima. Scrivere delle mie esperienze mi aiutava a elaborare la rabbia e il dolore del tradimento. La settimana scorsa ricevetti un'email dal proprietario del negozio di noleggio del Colorado. Voleva farmi sapere che la mia ex moglie aveva cercato di noleggiare attrezzatura usando il mio vecchio numero di telefono come riferimento. A quanto pare, il fallimento della sua azienda l'aveva lasciata senza la possibilità di ottenere noleggi a suo nome. Un tempo avrei provato soddisfazione per la sua rovina. Ma non provai nulla. Né rabbia, né soddisfazione, né dolore. Fu allora che capii di aver finalmente superato tutto. La donna che conobbi alla palestra di arrampicata si rivelò essere un agente di polizia. Ce la prendiamo con calma, entrambi portandoci dietro le lezioni delle nostre relazioni passate. Lei non sente il bisogno di giustificare ogni suo spostamento o inventare scuse. Si chiama Olivia. Ma ho imparato che i nomi non contano quanto le azioni. Passiamo i nostri fine settimana esplorando la natura selvaggia del Montana, ma non per fuggire da qualcosa. Ho capito che le montagne non sono fatte per nascondersi. Sono fatte per spiccare il volo. La mia azienda di software è cresciuta, in parte perché ho smesso di cercare di lavorare attraverso il dolore. Ho assunto più persone, delegato più responsabilità e trovato un equilibrio nella mia vita. A volte ripenso a quella telefonata dal negozio di noleggio. Come una semplice chiamata su un'attrezzatura in ritardo abbia fatto crollare 16 anni di matrimonio. Ma la vita ha un modo tutto suo di ripulire il tuo cammino quando meno te lo aspetti. Questa è la mia storia, ma voi cosa ne pensate? Avreste reagito allo stesso modo? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altre storie incredibili come questa.